Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Oggi continua la rubrica Cucina con Graziana, che non è ancora una rubrica, però potrebbe diventarlo. Fatemi sapere nei commenti se avete voglia di vedere più spesso video in cui cucino o perlomeno provo a cucinare. In ogni caso, oggi ho deciso di buttarmi su un altro grande classico della cucina italiana, la pasta fresca. E in particolare preparerò insieme a voi, per la prima volta nella mia vita, i cavatelli e qualche orecchietta. Faccio questa faccia perché sto girando questo video dopo aver effettivamente preparato la pasta fresca e quindi so già cosa succede, ma lo lascio scoprire a voi. Ma prima di vedere Graziana sporcarsi le mani con l'impasto dei cavatelli e delle orecchiette, ho preparato per voi alcune curiosità, alcune domande su questi tipi di pasta fresca, così che possiate anche voi conoscerle un po' meglio. Cominciamo con i cavatelli. La giornata nazionale dei cavatelli è il 3 gennaio, non esiste una giornata nazionale dei cavatelli, il 15 luglio. La risposta corretta è la lettera A. Il 3 gennaio in tutta Italia si celebrano i cavatelli. Perché si chiamano così? Perché in origine venivano mangiati all'interno di una cava, per via della loro forma incavata, perché in origine venivano preparati con farina di cavolfiore. La risposta corretta è la più semplice, la lettera B. Si chiamano cavatelli per via della loro forma incavata. Ma adesso passiamo alle orecchiette. Qual è l'alimento più tipico e tradizionale con cui le orecchiette vengono cucinate a Bari? Le cicorie, le cime di rape o i broccoli? Sì, questa sono sicura che nessuno di voi l'avrà sbagliata. L'alimento tipico con cui le orecchiette vengono cucinate a Bari sono le cime di rape. Qual è il luogo più tipico a Bari dove poter acquistare le orecchiette fatte a mano? Per strada, nel primo supermercato nato a Bari o in un garage? La risposta corretta è la lettera A, per strada. Infatti a Bari Vecchia, cioè nella parte più vecchia della città di Bari, esistono due strade in particolare, la via dell'Arco Basso e la via dell'Arco Alto, che sono proprio definite le strade delle signore delle orecchiette, perché qui le signore generalmente escono dalle proprie case e fanno le orecchiette a mano per strada, quindi tu se ci passi puoi scegliere quelle che preferisci e acquistarle. Ma adesso siete pronti a vedere Graziana alle prese con la preparazione dei cavatelli e delle orecchiette? Ci vediamo dopo la sigla e ovviamente via tutti i gioielli e lavatevi le mani. Preparare l'impasto per cavatelli o orecchiette è molto semplice. Pensate che vi serviranno soltanto 3 ingredienti. Per 3 persone occorreranno 300 g di semolino, 150 ml di acqua e farina quanto basta. Ok, allora cominciamo. Allora, prima di tutto ti devi legare i capelli per evitare che i capelli vadano nella farina. Ok. Togli tutti i bracciali, anelli. No, quello l'ho già fatto. Ok? Indossa un grembiule, altrimenti ti sporchi. Dove lo trovo? Eccolo qua. Già pronto. Ah, bello però. Dopo aver indossato il vostro grembiule super fashion, potete versare il semolino sul vostro piano di lavoro.
E mi raccomando, dovete dargli una forma di una fontanella, o almeno così dice mia madre. Più che una fontana sembra un vulcano. Si dice fontanella, però. E poi fallo più grande un pochino. Prima dici no. Preparata la vostra fontanella / vulcano, versate un po' di acqua, quella che è necessaria per riempire il buco, e conservate l'altra. Questo è più difficile. Ah, ok. Questo è più difficile della focaccia. Me l'hai vista fare sempre. Sì, vabbè, non mi ricordo. Questo dettaglio non me lo ricordo. Così? Sì, brava. Quindi, con il coltello, che deve essere liscio e non seghettato, cominciate a versare il semolino all'interno della pozza d'acqua che avete creato. Una volta terminato con il coltello, potete iniziare ad impastare con le mani. Quindi versate tutta l'acqua che vi rimane. Mi raccomando, prendete bene tutta la farina e impastatela con l'acqua. Questo comunque si può fare anche con la farina, eh? Chi non c'ha il semolino può Qual è la anche differenza? adoperare. Col semolino vengono più soffici, con la farina se li cuoci il giorno stesso va bene, altrimenti si induriscono un po'. E adesso cominciate a impastare con i pugni. La vera impastatrice. Continuate a dare dei bei pugni decisi. Un buon antistress. Una volta finito con i pugni, quando l'impasto risulterà più o meno omogeneo, continuate ad impastare, questa volta però con il palmo della vostra mano. Ecco così. Non pensavo di essere così brava. Dopo svariati minuti, una volta che l'impasto risulterà omogeneo ma soprattutto liscio, formate una palla, quindi versate della farina sul piano di lavoro e appoggiateci sopra la palla. Tagliate poi dei piccoli pezzi di impasto. Cominciate con 4 o 5. Da questi piccoli pezzi dovrete formare dei lunghi rotolini, spessi circa 1 centimetro. Mi raccomando, cospargete sempre il vostro piano di lavoro con della farina, prima di formare i rotolini. No, a terra si fanno i rotolini, non in mano. Sì, così. Va bene. Li schiacci troppo, deve essere la mano leggera. Non viene. Aspetta, ti faccio vedere. Perché non so fare un rotolino? Aspetta. Ma ci vuole tanto tempo, è normale. Non è normale, ma non so come fai tu. Non avrei mai pensato che fare un rotolino sarebbe risultato così difficile. Però ecco, insomma, è così che dovrebbe venire. Sono sicura che voi lo farete benissimo. Niente, non vado d'accordo con i rotolini. Dovrebbe essere la cosa più facile, no? Dovrebbe, sì. Ma perché non riesco? Vabbè, piano piano impari, dai. Non si fa così, grazie. Però così mi viene. Vedi, è facile. Oh. Lo so, mia madre è bravissima, ma lei li fa da anni. Per me era la prima volta. Ma che sto facendo? In ogni caso, una volta terminati i rotolini, potete avvicinarli, metterli tutti allo stesso livello, cospargerli di farina e cominciare a tagliarli. Da questi rotolini dovete formare dei piccoli quadratini di circa 1 centimetro per 1 centimetro. Questi quadratini saranno la base dei vostri cavatelli. Avete presente il famoso gesto italiano? Quello che significa che vuoi? Quello che è un po' il punto interrogativo di turno? Ebbene, è proprio questo che vi servirà per dare la forma ai vostri cavatelli. Geniale, non è vero? Di lungo, sì. E con questo dito qua deve... Col dito medio, però
vedi, deve stare racchiuso al centro. Non lo strisciare troppo forte. Brava, sì, così. Tutto un lavoro di dito medio. Sì. Grazie per la perla, Graziana. Ma è vero, dovete proprio insistere con questo dito sull'impasto per avere dei cavatelli eccellenti. Se ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi. Come non detto. Grazie, mamma. Adesso vi facciamo vedere come fare delle orecchiette. Si comincia sempre allo stesso modo, quindi preparate dei piccoli pezzetti di impasto da cui andrete a formare dei rotolini. Ancora una volta. Non ho capito perché. Non fare forte, non c'è bisogno No, di ma stare lì a fare boom boom. Non boom, è boom, forte, cioè nel senso non lo schiaccio, però non cresce. Come no? Lo devi accompagnare con le mani, vedi? In questo modo. Si striscia col coltello e l'indice lo devi mettere vicino, poi lo prendi e lo giri. Temo che questa cosa sia un pochino complessa. Lo devi strisciare non troppo forte, leggermente, metterla sul dito indice e poi girarla sul pollice. Non è diverso. Che cosa? L'indice deve andare vicino al coltello, accompagnare il coltello. Così? Sì, questo deve andare vicino perché lo devi prendere sull'indice. Oddio! No, vabbè. Preferisco non commentare questo scempio. Come non ho detto. E verranno sempre una e una. Vabbè, fai il cavatello da là perché quella è proprio inguardabile. Sì, ragazzi, poi siamo tornate a fare i cavatelli perché era decisamente più facile realizzarli. E questo è il risultato finale. Qualche orribile orecchietta. In primo piano i miei cavatelli e questi sono quelli di mia madre, cioè come dovrebbero realmente venir fuori. Ora li lasciamo a seccare per qualche ora. 2 ore dopo. Bene, sono passate 2 ore e questo è, diciamo, il tempo necessario ai cavatelli e alle orecchiette per seccarsi. E adesso vi mostro come sono. Questo è l'aspetto che i vostri cavatelli dovrebbero avere una volta seccati. Bene, io direi che, visto il risultato, posso proprio fare una richiesta alle signore in via dell'Arcobasso o in via dell'Arco Alto per assumermi come assistente, perché penso proprio di essermi meritata un bel posticino in una di quelle vie. Vabbè, fai il cavatello da là perché quella è proprio inguardabile. Noi li abbiamo cucinati assieme ai fagiolini e li abbiamo conditi con del buonissimo sugo di pomodoro con basilico. Cospargiamo un po' con della ricotta dura che ci sta a pennello. Questo è uno dei piatti insieme alla pizza e alla caprese che più rispetta i colori della bandiera italiana. I cavatelli con i fagiolini e la ricotta dura e ovviamente sugo di basilico. Tada! Risultato finale. Che fame! Ovviamente assaggiamo. È uno dei miei piatti preferiti dell'estate.
sono buoni, anche se i miei forse sono un po' bruttini esteticamente, però sono buoni. L'importante sono buoni a mangiare. E ovviamente un pasto così non può che terminare con la scarpetta. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se davvero volete la rubrica Cucina con Graziana. Per voi sono disposta a mettermi in gioco, a mettermi alla prova con tutte le ricette tipiche della tradizione italiana. Se siete curiosi di sapere cosa è successo quando ho deciso di preparare la focaccia barese, allora non dovete assolutamente perdervi il video che ho realizzato, che trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Inoltre vi ricordo che se decidete di seguire la mia ricetta e di provare a realizzare a casa vostra i cavatelli o le orecchiette baresi, non dimenticate di fare una foto e di inviarcela o, perché no, di condividerla sui vostri social taggando l'Ernamo, così potremo ripostare tutti i vostri lavori. Mi raccomando, sono curiosa! Se poi cercate tutte le altre lezioni di grammatica e cultura italiana, allora non dimenticate di passare dal nostro sito www.lernamo.com. Mentre per tutti gli altri contenuti esclusivi non dimenticate di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter. Vi basterà cercare l'Ernamo o cliccare direttamente sui link che vi ho lasciato nella descrizione. Io vi saluto, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!